Salve a tutti, questo è il mio primo video tutorial e voglio spiegarvi come risolvere un problema dovuto ad una rotazione anomala di un piatto Technics 1210. In questo caso il piatto Technics si accende regolarmente, però successivamente alla pressione del tasto Start-Stop il piatto inizia a ruotare in maniera sempre più veloce e fuori controllo. Ora vi faccio vedere il difetto del giradischi. Il piatto si accende, quando andiamo a premere il tasto Start Stop vediamo che la rotazione diventa sempre più veloce. Ecco, ben oltre i 33 giri, accelera sempre di più. Ok. Per risolvere questo problema, allora iniziamo a spegnere il piatto, togliamo la presa dalla rete della corrente e procediamo con il sollevamento del piatto rotante. Rimuoviamo il piatto e troviamo una copertura come questa, che io ho precedentemente già tolto, già svitato le viti di serraggio di questa copertura, quindi la rimuovete e andate ad operare a questo punto sulla scheda madre del piatto. Per procedere alla soluzione di questo problema, diciamo che potrebbero essere vari i motivi, però nella fattispecie questo tipico comportamento del piatto rotante è dovuto al generatore di frequenza FG Coil che si trova in questo punto. Va bene? Quindi il pezzo rotto sarà questo qui. Noi però possiamo anche procedere ad una verifica seguendo il manuale, Service Manual del Technics 1210 che trovate comunemente sui siti internet. Il Service Manual vi dirà di controllare prima questo transistor, poi questi altri due che stanno qui in questa posizione e controllare poi il circuito integrato AN6680 e il circuito integrato 6675. Successivamente eh, vi spiega di controllare poi il funzionamento di questo componente. Se non avete un oscilloscopio con il quale voi potete misurare sia il voltaggio che la forma, la forma dell'onda di tutti i piedini dei circuiti integrati, potrete utilizzare anche un tester. Chiaramente non è la stessa cosa, però diciamo che per un primo controllo potrebbe anche andare bene. Comunque, ad ogni modo, noi dobbiamo andare a sostituire il generatore di frequenza che è questo qui. Allora, dobbiamo scollegare il connettore dell'accensione, il connettore del pitch e il connettore che già avevo rimosso della lampada. Dovrete andare a rimuovere 1, 2, 3 viti sulla scheda madre. Le altre già l'ho eliminate. Dobbiamo andare a togliere i due connettori della corrente da questa scheda a quest'altra scheda. Fate attenzione, la gialla T2 va sul pin in basso e invece il cavo azzurro T1 va sul pin superiore. Eliminiamo i due collegamenti e andiamo a svitare le tre viti che tengono ferme il rotore. Procediamo nello svitare anche questi due viti e possiamo finalmente liberare la scheda madre dal nostro piatto Technics.
Faccio una premessa. Faccio una premessa, ringrazio Massimo Manco di Tecniche di Manutenzione che mi ha aiutato e mi ha seguito nella riparazione del mio Technics. Troverete i suoi canali e anche la sua piattaforma Genio, che è utilissima per chi come me non è un elettrotecnico e ha bisogno di un'assistenza online. Allora, per procedere a questo punto, per procedere alla riparazione della scheda madre abbiamo bisogno di un saldatore e di una treccia dissaldante. Questa è una treccia dissaldante che la utilizzeremo per rimuovere lo stagno di saldatura dai componenti elettronici. Ora procedo nel dissaldare tutti i pin diciamo, del motore del Technics, che sono questi. Poi dovremo andare ad alzare queste linguette di metallo che mantengono l'FG coil e poi andremo a dissaldare questi altri 4 pin che mantengono sempre il generatore di frequenza collegato poi alla scheda madre, alle varie piste. Ora per velocizzare metto in pausa e vi farò vedere già nella fase in cui sto per rimuovere questi due componenti. Adesso ho finito di dissaldare tutti i pin del motore qui e del generatore di frequenza. Vado ad alzare queste tre linguette metalliche che tengono ancorata alla scheda madre il generatore di frequenza. Fate sempre molta accortezza. Ecco qua. E adesso quindi dobbiamo rimuovere come prima cosa questo componente del piatto della scheda madre. Riscaldiamo nuovamente i piedini del, del rotore in modo tale che riusciamo piano piano a sfilarlo dalla scheda madre. Vediamo se sono ancora attaccati per qualche piccolo residuo di stagno.
Mi raccomando la massima cautela perché si potrebbero rompere delle piste e quindi danneggiare la scheda madre. Se trovate qualche residuo ancora vicino a qualche pin, rimuovetelo sempre con la treccia dissaldante. Come vedete i pin piano piano se ne escono dal foro della PCB. Ok, io intanto metto pausa e vi farò vedere già nella parte in cui è stato rimosso questo componente. Ecco, sto per rimuovere il motore dalla scheda madre. Ho ripulito qualche pin che era ancora sporco di stagno. Qui per me è stato rimosso. Ecco qui, finalmente abbiamo tolto questo componente dalla scheda madre. Questo affinché noi possiamo poi sostituire il generatore di frequenza rotto del piatto Technics. Quindi ricordatevi la posizione in cui voi avete estratto il motore del Technics, quindi con lo stampo di questo marchio, state attenti a tutti i fili collegati ai pin verso l'alto, va bene? Non so se si riesce a vedere. Ok. Adesso dobbiamo rimuovere il generatore di frequenza che già ho precedentemente dissaldato. Ripulisco un po' con la treccia dissaldante. Non prendete una treccia molto grande, prendete una treccia 1,5 mm. Anzi, ho sbagliato, 1,5 metri è la lunghezza, 0 size 0,75. Questa è il doppio e infatti è abbastanza scomoda per rimuovere lo stagno all'interno della scheda.
La scheda è tutta pulita, come vedete. E questo è il componente rotto del mio giradischi. Notate bene però che il generatore di frequenza, oltre ad essere ancorato alla scheda madre con queste linguette metalliche e attraverso la saldatura di questi 4 pin, è in maniera molto tenace incollato in 3 punti alla scheda madre. Ok, quindi voi dovrete prima rimuovere il collante che tiene ben ancorato il generatore di frequenza alla scheda madre per poi provvedere nella sua rimozione. Questo è il ricambio originale della Technics, un nuovo generatore di frequenza che andrò a posizionare eccolo qui, potete vedere, questo è il nuovo generatore di frequenza originale Technics. Ora dovremo risaldare tutto come prima e verificare che il piatto Technics funzioni. Premo nuovamente pausa e lo riattiverò la registrazione appena sarò pronto per le ultime saldature. Ok, una volta messo nel posto giusto il generatore di frequenza, la prima cosa che andremo a fare sarà ancorare le 3 linguette alla scheda madre. Fate sempre molta attenzione, in modo tale da poter operare molto più semplicemente per quanto riguarda le saldature. Ecco qui. Una volta poi saldato tutto, andremo a porre un po' di collante in 2-3 punti, se vogliamo, tra la scheda madre e il generatore di frequenza, facendo attenzione a non far finire colla sul generatore stesso. A questo punto prendiamo una bobina di stagno e iniziamo la saldatura dei componenti che abbiamo sostituito o rimosso. Il generatore di frequenza è stato saldato, ora procediamo con il motore. Ok. Fate sempre molta attenzione a non rovinare i contatti o i pin o le piste della scheda madre. Ecco, una volta posizionato il motore lungo tutti i fori della scheda madre, non pigiate il motore stesso perché potrebbe nella salita del pin nella scheda madre potrebbe far saltare delle piste. Quindi nuovamente andiamo a riscaldare delicatamente i fori per permettere, ecco qui, la rientrata
dei pin, ecco qui. Perfetto. Ora procederò alla saldatura di tutti i pin del motore. Ok? Devo trovare un buon punto d'appoggio. In questo caso ho utilizzato un piedino del Technics. Perfetto. Ora vado a saldare tutti i pin del motore. Pulisco un attimo la punta del saldatore. Ecco qui. Ora il nostro motore e il nuovo generatore di frequenza è stato sostituito. Il nostro motore l'abbiamo saldato nuovamente sulla scheda madre, il generatore di frequenza è stato sostituito e possiamo ora rimontare la scheda madre riparata per vedere se è tutto ok. Perfetto. Colleghiamo ancoriamo prima, che è meglio, la scheda madre allo chassis, le tre viti
motore. Mettiamo il transistor al suo posto, quello che avvitiamo bene perché in questo posto viene dissipato il calore. Dopo andremo a sostituire la pasta bianca siliconica che serve per migliorare la dissipazione. Quindi colleghiamo il pitch. La luce di servizio non la collego perché per adesso non importa, metto soltanto una vite qui per collegare la scheda madre, collego il connettore dell'accensione, cavo blu al pin 1 di alimentazione, cavo giallo al pin 2. Ok, fatto ciò rimetto il piatto rotante e do l'alimentazione al giradischi per controllare che tutto sia in ordine. Allora il piatto si accende e ora controlliamo se effettivamente il problema sia stato risolto con la sostituzione del generatore di frequenza che ci dava quel difetto della rotazione sempre più veloce del giradischi. Ecco qui, il giradischi è stato riparato sia a 33 giri che a 45 giri. Vediamo che il piatto gira in maniera regolare. Perfetto. Il pitch funziona. Il piatto è stato aggiustato. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia stato di aiuto e ringrazio nuovamente il mio amico Massimo Manco di Tecniche di Manutenzione che mi ha seguito e mi ha aiutato in questa riparazione. Vi ricordo ancora una volta di munirvi di un saldatore, di una treccia dissaldante, di un tester e se avete la possibilità anche di un oscilloscopio perché con quest'ultimo attrezzo quest'ultimo strumento potrete controllare sia le forme d'onda che i voltaggi per andare ad analizzare quali siano i componenti effettivamente rotti. Ad ogni modo, se voi avete questo tipo di problema, eh, tenete presente che potrebbe essere anche il generatore di frequenza. Spesso danno come consiglio quello della sostituzione dei circuiti integrati AN6680 oppure AN6675, ma non dà nessun risultato perché il problema non è in questi due componenti, ma come vi ho fatto vedere è in questo, il generatore di frequenza. Quindi io spero che anche voi, se avete questo problema, riusciate a risolverlo in questa maniera, con un minimo di tecnica, abilità nel saldare. E su eBay o su internet trovate pezzi di ricambio oppure li potete prendere da altri giradischi e riparate tranquillamente, agevolmente il vostro amato Technics. Di nuovo vi saluto, ciao ragazzi
e volevo anche dirvi che potete trovarmi su Facebook o scrivetemi qui su YouTube in commento del video. Ciao!